Ciao amici, oggi vedete tutto vuoto perché faremo il primo video su un tutorial, una guida su come utilizzare la resina. Vedremo tutto passo a passo da cosa ci serve, cosa fare e cosa succede, quindi se siete curiosi andiamo avanti. Allora, la resina è un materiale che viene dapprima liquido, si miscelano degli ingredienti, poi andremo a vedere tutto nel dettaglio, e serve a fare queste creazioni. Non guardate queste se sono un po' così, sono da mettere a posto e lucidare ovviamente, ma è solo per farvi capire, con questo effetto chiamiamolo vetro. Sono dure ovviamente, se dipende anche dal tipo di resina che utilizzate, ma vedremo nel dettaglio anche questo. E di norma sono prodotti appunto destinati a durare, non è che dopo un anno diventano brutti se è utilizzata una resina buona. Con altre resine invece, specialmente quella UV o comunque con resine chiamiamole non prodotte benissimo, col tempo le parti trasparenti tenderanno a ingiallire, quindi fate attenzione a questo. Non sono ovviamente al 100% indistruttibili, con molta pressione e molta forza questa si potrebbe anche spezzare, però ecco, se ci cade semplicemente così per terra non dovrebbero, o è molto difficile che possano rompersi, quindi la resina ci serve a fare queste cose qua. Qua sono dei piccoli esempi, ovviamente si possono fare dalle creazioni piccoli come gadget per orecchini, queste cose qua, portachiavi, segnalibri, soprammobili di ogni genere, ma c'è anche chi la utilizza a fare dei tavoli, dei pavimenti, quindi diciamo che è un materiale che può essere usato per tantissime cose. Noi vediamo la base per creare, ecco, chiamiamoli dei gadgettini, delle cose di abbellimento. Poi io faccio anche molte scatole, bomboniere, cose varie, quindi davvero è un mondo grande. È bello perché poi io lo trovo anche molto molto interessante, perché dà spazio alla fantasia, nel senso che poi può essere colorata, dipinta in 3000 miliardi di maniere diverse, però questo è il primo video, quindi oggi andremo solo a vedere le colate, proprio la base, poi arriveranno altri video anche sui tipi di colorazione, su come lucidarli e limarli, come magari bucarli per trasformarli in gadget, tipo questa può diventare un portachiavi e qualsiasi altra cosa. Allora, semplicemente la resina ha due, normalmente ora noi vediamo quella epossidica, perché poi c'è anche quella per esempio UV che asciuga i raggi appunto ultravioletti, ma noi vediamo quella epossidica, che è quella che vi consiglio, uno per la qualità delle creazioni, due per la durata e anche per la facilità di utilizzo, perché c'è un altro tipo di resina per esempio che serve proprio una fiamma per farla catalizzare, quindi noi adesso vedremo quella epossidica. Quella epossidica ha due ingredienti, la e B. Uno è la resina, diciamo, e uno è la colla, chiamiamola così, per farla indurire. Cosa succede? Mischiati questi due ingredienti, la resina si scalderà, in questo processo chiamato catalizzazione diventerà mielosa fino a indurirsi poco per volta. Quindi diciamo che è un processo chimico che trasforma il liquido in solido. Questo processo si chiama appunto catalizzazione, e quello che posso suggerirvi è che deve sempre avvenire in temperature calde. Vi sconsiglio sotto i 15 gradi, poi andremo a vedere perché. In su, ovviamente più fa caldo più catalizza prima, perché appunto la resina, questi due ingredienti messi insieme, incollati insieme, si scaldano, diventano molto molto caldi e di conseguenza poi induriscono, quindi più fa caldo prima catalizza. Può anche succedere che sotto temperature particolarmente fredde la resina non catalizzi affatto, non riesca ad avviare questo processo di catalizzazione, non riesca a scaldarsi, specialmente se la creazione è tanto piccola, e di conseguenza poi anche una volta tirata fuori dallo stampo rimarrà o un po' appiccicosa o morbida, quindi se la schiacciate poi fa tipo budino. Ecco, lì vuol dire che è andato storto o la temperatura o altrimenti avete sbagliato a miscelare in due ingredienti. Ogni marca di resina ha un tipo di miscelazione diversa, per esempio ci sono resine che vanno a un mezzo, ovvero 100 grammi ipotetici di ingrediente A e 50 grammi di ingrediente B. Ci sono altre resine che vanno a
di più a di meno, che ne so, 160 oppure 140. Questo dipende un po' da resina a resina, la marca che prendete, ma state tranquilli, per ogni resina che possiate prendere c'è sempre scritto sulle istruzioni o altrimenti direttamente sull'etichetta sopra la resina stessa. Quindi vi consiglio sempre di leggere, perché tutte le resine sono diverse, e di andare a fare giusto il peso per farla catalizzare bene, quindi prestate molta attenzione a questo. Allora, facciamo finta che voi siete agli inizi, quindi ora vi consiglierò una resina con cui iniziare. La resina è sicuramente un materiale non tanto economico, giustamente ha dei costi. Quella che posso suggerirvi per iniziare, per prendervi la mano, è questa. Ovviamente di quasi tutte le cose che uso oggi vi lascio il link sotto in descrizione dove li compro, in modo che possiate anche voi direttamente ordinarli. Sono quelle che vi suggerisco oggi, sono tutte cose economiche, proprio perché questa è una guida per principianti, per persone nuove. Di conseguenza ci tengo che voi impariate senza buttare via tanti soldi, perché è normale che magari le prime creazioni uno non ha tanta mano, non vengano benissimo, o anche se vengano bene serve un po' più di esperienza. Quindi vi sto facendo vedere dei materiali economici per farvi spendere poco e nello stesso tempo buoni. Allora, questa è una marca tedesca, sicuramente a prezzi molto molto contenuti, poi più prendete la confezione grande e più costerà meno, vi converrà. Io adesso qua ne ho presa una piccola per farvi vedere. Diciamo che io con questa mi trovo bene. È anche vero che se uno deve fare delle creazioni particolarmente trasparenti, particolarmente dettagliate, magari può utilizzare, ci sono resine sicuramente migliori che però costano di più. Per iniziare, per i vostri primi esperimenti, per prenderci la mano, anche quando faremo delle prove colore, quindi sono tutte prove che molto probabilmente butterete, vi consiglio questa, che ha un buon rapporto di qualità e prezzo. Questa la trovate su Amazon, appunto vi lascio il link sotto, e ha un rapporto di 100 a 47,50. Cosa vuol dire? Come vedete qui, ogni 100 grammi di questo, che è l'ingrediente A, dovete usarne dai 45 ai 50 di ingrediente B. Vedete? Ovviamente qua è scritto in tedesco, se comprate delle marche italiane o comunque che trovate in Italia sarà scritto in inglese e in italiano, quindi non preoccupatevi, è proprio solo per questa marca. Infatti, come potete vedere, questo botticino è più piccolo di questo, perché ne serve meno. Quello che posso suggerirvi è, puntando un po' al risparmio, quando ci sono temperature belle calde, che so che la resina catalizza senza problemi, io vado a mettere ogni 100 grammi di questa un 46-47 di questo. Non è che faccio la differenza, però diciamo che va bene. Quando è un po' più freddo, invece, vado a mettere 150, perché così ha un po' più di indurente. È anche vero che io faccio poi dei piccoli escamotage che vediamo dopo per farla catalizzare al meglio, ma li vediamo dopo. Quindi resina vi suggerisco questa per iniziare. Poi una volta che prendete la mano magari farò anche dei video più avanti per chi vuole già provare a fare cose un po' più complicate, un po' più belle che desidera tenere. Allora di conseguenza andremo a vedere anche altri tipi di resine, perché questa è una resina epossidica sì, ma trasparente. Poi c'è la resina bianca, ci sono resine addirittura a catalizzazione rapida, quindi magari dopo 2 ore la creazione è già pronta, però ovviamente come tutto ragazzi la qualità ha un prezzo sempre più maggiore. Se volete la creazione più veloce, la resina che la fa costerà anche di più, come normale che sia. Quindi io per iniziare appunto vi suggerisco questo, e appunto un rapporto di qualità 100/50. Può andare bene, mi raccomando non di meno, perché sennò rimane morbida, e non di più, perché rischia proprio di venire male la creazione. Ora abbiamo la nostra resina ed è sicuramente l'ingrediente principale. Che cosa andiamo a fare per farla? In primo luogo ci servirà una bilancia di precisione, proprio quelle da cucina che ci permettono di essere molto precisi. In secondo luogo ci servirà qualcosa per girare la nostra resina. Io uso un cucchiaio in plastica, sappiate che i cucchiai poi vengono buttati, quindi di questi materiali trovate cucchiaio e anche poi bicchieri, li potete trovare anche in silicone, così ogni volta li potete pulire, perché la resina attacca su tutto ma non sul silicone o la gomma o queste cose qua. Quindi gli stampi sono fatti in silicone. Quello che posso suggerirvi è prendere anche materiali fatti in silicone, in modo che
potete lavarli di volta in volta anziché buttarli. Un'altra cosa che ci serve sono dei bicchieri. Ora, più resina colate, più devono essere grandi. Io ho questo che però in carta e ve lo sconsiglio specialmente d'inverno, e poi andiamo a vedere dopo il perché. Quindi oggi andrò ad utilizzare un bicchiere in plastica, ma di questi ovviamente ci sono anche quelli in silicone. Scusate, io devo ancora pulirlo dall'ultima creazione che ho fatto. Questi qua sono perfetti perché poi si girano, si puliscono senza problemi una volta che la resina è catalizzata, quindi lasciatela pure asciugare, lo pulite e lo potete riutilizzare. Però è un po' piccolino, quindi quello grande l'ho rotto e mi rimane questo un po' più piccolino, quindi userò quello in plastica, però sappiate che c'è anche in silicone. Un'altra cosa che sicuramente ci serve è uno stampo. E anche qua vi potete sbizzarrire, ragazzi, li potete trovare ovunque, sia su Amazon, su siti apposta di creazioni, che ho visto che ce ne sono tantissimi belli, specialmente qua in Italia, altrimenti addirittura trovate stampi su Wish, Express, questi siti che costano molto poco, anche se ci mettono secoli ad arrivare. Lo stampo deve essere in silicone, quindi attenzione a non comprare stampi plastificati o in carta, comunque stampi diversi, o stampi anche in ferro, devono essere per forza in silicone, perché altrimenti poi la resina non verrà mai tolta. Quello che vi suggerisco, ragazzi, è i primi esperimenti, prove colore, tutte queste cose qua, fateli su stampi che non costano cari. Non andate già a comprare stampi perché anche questi vengono usurati. Per esempio, guardate qua, sto facendo dei lavori su questa e non si vede molto bene, scusate la pulizia, ma appunto lo sto usando in questi giorni. Questo fa stampi opachi perché ormai si è deformato, si è usurato, quindi non va più bene. Questo li fa lucidi perché è nuovo. Infatti, come potete vedere, questo è trasparente perché l'ho appena comprato, l'ho usato solo una volta. Questo invece non è più trasparente, quindi gli stampi ovviamente si usurano. E quello che posso consigliarvi è, se volete imparare, che non avete mai fatto niente, volete fare delle prove, prendete degli stampi che costano poco, che magari abbiano qualcosa di carino che potete tenere, collezionare o da ricordo, va bene, ma utilizzate stampi appunto che costano poco, non andate a spendere magari tot euro per uno stampo che magari le prime creazioni vi vengono male e tempo che imparate a usare la resina è usurato e dovete comprarne un altro. Poi ovviamente scelta vostra, questo è quello che vi consiglio io. Sempre qua sotto vi lascio alcuni link di stampi, così che magari per iniziare, soprattutto le creazioni più piccoline, va benissimo, giusto da farvi un'idea. Un'altra cosa che ci serve sono indubbiamente le salviette, quelle dei bambini. Queste qua sono una mano dal cielo per chi fa la resina. Questo perché la resina si attacca e si incolla praticamente ovunque. Toglierla è molto difficile, anche da liquida. Se vi finisce sul tavolo e usate lo spruzzino è molto difficile toglierla. Invece quelle salviette lì, una passata e si toglie. Ovviamente va tolta prima che indurisca, quindi se fate l'errore, vi cade qualche goccia da qualche parte, passate subito la salvietta. Così come questi cucchiai qua, io ogni tanto, finché non sono usurati, per risparmiare un po' di plastica, li pulisco, giro la resina, la colo e tutto quanto, comunque li pulisco prima, in modo che così li posso utilizzare più volte e non gettarli via subito. Questo è anche sicuramente un buon risparmio. Un'altra cosa che ci serve, ormai io devo cambiarlo perché questo è belle che è andato, è un tappetino, non è obbligatorio ma è straconsigliato, un tappetino in silicone. Questo semplicemente si va a mettere sul tavolo. Ora vediamo se girando la videocamera possiamo fare qualcosa per farvi capire. Si mette sul tavolo in modo che si mette lo stampo sopra. Questo ovviamente si pulisce, questa resina qua c'è ancora qualcosa, ho cercato di pulirlo ma un po' alla veloce. Ovviamente la resina da qua verrà tolta completamente, non rovinate il mobile su cui vi appoggiate e potete colare direttamente la vostra resina qua sopra. Quindi è comodissimo, è perfetto e ve lo suggerisco, specie se magari lavorate su dei tavoli belli, perché io sono nello studio, quindi tanto quanto se rovino un po' il tavolo, pazienza. Voi se lavorate in tavoli belli in casa, ecco, diciamo che questo tappetino è super apprezzato. Un'altra cosa che vi consiglio è anche questo, se fate la resina in questo periodo, magari in casa avete meno di 15 gradi o comunque fa un po' freddino, ma anche 15 gradi in realtà,
e un contenitore dove avete fatto bollire dell'acqua e c'è acqua calda per quei biscotti, ma dopo andremo a vedere perché. Quindi un contenitore con acqua molto molto calda. Poi ovviamente servono cose come pigmenti, colori, cose da inglobare, ma non lo vediamo oggi, lo vedremo nel dettaglio in un altro video perché sennò diventerà troppo lungo. Oggi vediamo solo la colata, quindi per fare una colata di resina, per fare una creazione in resina, di base ci serve solo queste cose qui. Un'altra cosa importante che vi serve è un accendino, meglio se sul lungo come questo, perché poi ci servirà andare a togliere le bolle, ma anche questo lo vedremo dopo. Comunque ve lo consiglio per aumentare la qualità della nostra creazione. In ultimo, ma non meno importante, è ragazzi, utilizzate dei guanti. Io specialmente nel video faccio fatica ad usarli perché ho la telecamera proprio qui davanti, quindi devo fare gli slalom per vedere, però ve lo consiglio perché uno, la resina, importante, non l'ho detto prima, scusate, è tossica. Quando la resina sta catalizzando non va in alcun modo respirata, appunto perché è tossica. Certo che se poi siete nella stessa stanza e catalizza un po' di resina di una creazione piccola non succede niente ragazzi, ma uno assolutamente, non devo neanche dirlo questo, non va ingerita. Due, quando catalizza cercate anche di non respirarla, andrebbe proprio fatta in una stanza a parte, specialmente ventilata o dove c'è la possibilità di aprire finestre, quindi anche sulla pelle diciamo che non fa bene. Sì che se poi ci cade una gocciolina non è quello che ci manda sicuramente all'ospedale, però è anche vero che è molto fastidiosa perché poi è difficile da togliere. In più, se avete ferite aperte o cose, assolutamente ragazzi usate sempre i guanti a fare la resina, non prendete esempio da me in questo video, ok? Questo è fondamentale. Passiamo alla miscelazione. Cosa succede? Pesando il nostro bicchiere, che sicuramente ha un peso, andiamo a accendere la nostra bilancia in modo che ci dia 0 anche col peso del bicchiere. In questo caso, ecco, questo bicchiere pesa 2, meno 2, ok? Quindi così è a 0. A me servono 150 grammi di resina, ma non volendo utilizzare un altro contenitore, giusto per usare il bicchiere in plastica, lo andrò a dividere qua, quindi metterò 70. Per riuscire a farvi vedere meglio in video l'ho colata prima in un bicchiere, comunque fate finta che questo sia il nostro botticino di ingrediente A di resina, andrò a mettere 70 qui. C'è qualche grammo in più di ingrediente A, non fa niente perché andremo semplicemente a mettere un po' più di ingrediente B. Allora, qua la mia resina pesa 74, il che significa che io andrò a mettere dell'ingrediente B il 50%. Vuol dire che nel mio primo bicchiere pesa 74, io dovrò mettere 37. Qui 37 abbiamo detto, sì. Quando vi avvicinate al numero iniziate ad andare proprio a piccole dosi perché basta un niente che ciao, tutto da buttare. 37 e questo a posto. Una volta fatto questo, col nostro bel cucchiaio, andiamo semplicemente delicatamente a girare per 4 minuti. Ragazzi, siate delicati perché la resina tende a fare bolle che sono proprio un po' bruttine da vedere, quindi se mettete lì e girate a mo' di frusta elettrica si formeranno tantissime bolle e ve lo sconsiglio. In questo passaggio, spero che si riesca a vedere, è come se ci fosse della nebbiolina dentro la resina. È normale, questa è la colla che deve mischiarsi all'altro ingrediente. Mi raccomando, fate attenzione che sia tutta mischiata, quindi andate a prendere bene anche i bordi, perché un errore molto comune è quello di girare magari solo la parte sopra e poi così dove si cuoce la parte sotto non catalizza bene. Fate bene attenzione a questi passaggi qua. Ora andiamo a vedere come togliere la maggior parte delle bolle. Questo processo, dopo che l'abbiamo girata un po', ecco, serve perché l'acqua calda o un possibile termosifone su cui potete appoggiare il bicchiere, e questo è il perché non ho usato i bicchieri in carta oggi, perché li vado a pucciare qua per farvi vedere. Come vedete delle bolle ci sono, quelle in superficie si tolgono senza problemi. Se fa caldo, quindi in estate senza problemi, la resina di norma è già calda, quindi le bolle tendono a salire e esplodere da sole.
Quando fa freddo la resina è un po' più densa già di norma. Cosa succede? Mettendola nell'acqua bollente, essa subito diventerà molto più liquida. Diventando molto più liquida, permetterà alle nostre bolle di salire verso la superficie ed esplodere prima che noi la andiamo a colare. Attenzione però ragazzi, mettendo la resina in una grande fonte di calore come può essere acqua bollente, la resina andrà a catalizzare ovviamente prima. Quindi attenzione a non dimenticarvela lì, e attenzione perché se normalmente una resina inizia la catalizzazione a, che ne so, esempio 40 minuti, perché anche per ogni resina questo è diverso, magari mettendola su una fonte di calore che può essere acqua o un termosifone, questa inizierà a catalizzare prima, quindi prestate bene attenzione. Un'altra cosa importante è, se utilizzate un contenitore a cui tenete particolarmente, attenzione a non far finire resina dentro e nello stesso tempo attenzione a non far finire acqua nella resina, se no non catalizzerà più bene. Quindi prestate molta attenzione a questi passaggi. Ora io non so se si vede dal video, spero di sì, la resina è molto più morbida e molto più liquida, sembra acqua. Ovviamente la miscelazione della resina sarà finita quando non vedrete più alcun minimo rimasuglio della nebbiolina che vedevamo prima. La resina deve essere al 100% trasparente. Diciamo che le bolle non vanno a influire sulla catalizzazione, però ovviamente sono brutte da vedere. Mentre aspettiamo vi dico i tempi di attesa. Questa resina qui che sto utilizzando io, come potete vedere qua, ci mette circa ai 20 gradi dai 30 ai 45 minuti per iniziare la catalizzazione. Cioè ora semplicemente la resina è qui, abbiamo miscelato i due ingredienti, lei inizierà a scaldarsi poco per volta finché inizierà il suo processo di catalizzazione. Normalmente la resina è lavorabile quando inizia questo processo qui, quindi che voi dobbiate aggiungergli un pigmento, un colore, un'inglobata, qualsiasi cosa, ovviamente dovete aspettare questo tempo. Attenzione però che se l'avete messa su una fonte di calore si vanno a accorciare questi tempi, quindi mi raccomando. Quello che vi suggerisco, specie nelle prime colate, è quando la resina inizia a essere un po' più densa ed è bella calda, quello è il momento giusto per inglobarla nella nostra creazione. Diciamo che quando è trasparente, se non fa freddo, si può mettere anche prima. Va benissimo lo stesso in realtà. Però poi questo tempo di catalizzazione ci servirà per alcuni tipi di colorazioni o inglobalizzazioni che andremo a vedere in futuro, quindi sappiate che il tempo di catalizzazione che ci mette una resina è dove inizia a catalizzare. Poi ovviamente inizia questa qua, per esempio c'è scritto dai 30 ai 45 minuti più o meno all'incirca, da lì inizierà la catalizzazione e terminerà quando la creazione avrà subito il suo indurimento, lì sarà finita. Ora con la mia bellissima base super pulita andremo a vedere direttamente le colate, quindi come metterle nello stampo e quale trucchi utilizzare. Non preoccupatevi se nella resina ci sarà ancora qualche bollicina, se ce ne sono poche poi, specialmente nelle creazioni piccole, si vanno a sistemare poi successivamente. Nella colata diciamo che ci sono il semplice modo dove uno prende il botticino e lo rovescia, oppure per le creazioni un po' più piccole, magari vi lascio il link anche di questo perché a me torna utilissimo, poi ci servirà anche per alcuni tipi di colorazione, ci sono dei contagocce con cui voi prendete la resina e la potete mettere semplicemente in uno stampo. Sono molto utili, anche questi sono usa e getta perché poi pulirli è praticamente impossibile, però diciamo che non costano neanche cari, quindi ve li suggerisco, specie se come me specialmente all'inizio non avete una mano particolarmente ferma, allora utilizzateli. Un altro processo molto utile che fa salire ancora un po' le bolle è, una volta che la resina è ancora calda, andate a sbattere il bicchiere sul tavolo, piccoli colpetti, questo aiuta ancora un po' le bolle a salire sopra in superficie. Come vedete, non so se si vede, rispetto a prima non ce n'è praticamente più. Adesso la colata è semplice, se uno stampo un po' più grande, non è il caso di questi, ma ve lo faccio vedere comunque, si può andare, mi raccomando utilizzate i guanti, si può andare direttamente a colare sopra. E voilà, ecco già una goccia te pareva. E voilà, altrimenti
se avete il cucchiaio, con un bel cucchiaio si può fare questo. Molto lentamente, ragazzi, chi fa la resina non deve mai avere fretta, mai. Ecco qua, come potete vedere, aspettate sempre, in base allo stampo che avete, che prima di riempirlo, che la resina sia andata bene in tutti i buchi. E prima di andare al massimo sbattete anche un po' le creazioni per aiutare a far salire le ultime bolle. Ecco qua. Se lo stampo si è sporcato un po' fuori, ho lasciato asciugare insieme alla creazione, poi in un prossimo video impareremo come pulirla e come metterla a posto, se no semplicemente anche qua una piccola carta pulente, come la chiamo io, e lo stampo è di nuovo a posto, la creazione diventa bella liscia. Come si riempie uno stampo? Ah, se invece, ragazzi, scusate, avete questo, è ancora più comodo perché rovesciate così. Questo, anzi, magari ve lo faccio anche vedere, tanto ormai chi se ne frega se vengono male ste creazioni, è solo per spiegarvi. Ovviamente tutti questi sono i miei metodi, il mio modo di fare, quindi se voi già sapete fare la resina e utilizzate altri metodi diversi dai miei, va benissimo. Eccolo qua, questo è perfetto anche per le parti più piccole, perché veniamo qui, goccia per goccia, aspettiamo che vada bene a infilarsi ovunque, vedete? Lei si va ad allargare bene nello stampo, allargo un po' lo stampo e semplicemente vado a rovesciare. Con questo è molto comodo. Quindi riempite, specie se sono stampi un po' più piccoli, un po' più della metà, non fino all'orlo. Aspettate qualche secondo che le bolle iniziano a salire, perché più è profonda la creazione e più le bolle tenderanno a far fatica a salire. Più è fine e più loro prima salgono. Aspettiamo che si leva qualche bolla, sbattiamo un po'. Cosa succede dopo? Come potete vedere qui, le creazioni sono piene fino a un certo punto. La resina quando catalizza un pochettino tenderà a scendere, ok? Quindi se voi pensate di averlo fatto giusto fino all'orlo, no, in realtà rimarrà una piccola conca. Anche lì non è un problema, si potrà andare poi a mettere a posto con un altro filino di resina o semplicemente con della resina UV, tanto è poca. Oppure si va ad aggiungere e a farlo bombato. Cosa vuol dire? La creazione, il quadratino in questo caso, da sopra risulterà leggermente così, una piccola cupola sopra. In questo caso, anche qua, se si fa col cucchiaio, si va a prendere proprio goccia per goccia e si fa scendere finché la creazione non diventa bombata. Ovviamente questo è il metodo meno preciso, ragazzi. L'altro metodo un po' più preciso è questo, sempre di quello con un boccale, con un qualcosa per rovesciarlo. Anche qua, poco per volta, si va di quasi goccia in goccia. Attenzione a finire un po' prima, perché quando tirate su continuerà a scendere ancora per qualche secondo. Quindi mi raccomando, prestate attenzione anche a questo. L'altro metodo di precisione, e sicuramente è quello che funziona molto di più, è quello del contagocce. Noi prendiamo il nostro contagocce, andiamo sulla creazione e andiamo a sputare fuori la resina. Poco per volta anche qui, ragazzi, perché ovviamente non deve essercene più di tot. Come vedete, anche se esagerato un po' la resina, dovete proprio sbordare per andare fuori, perché tenderà a stare nello stampo fino a tot millimetri, ecco. Quindi questa è la nostra colata, poi si lascia lì, non va toccato in alcun modo, la resina passerà da uno strato che ora liquido a uno strato sempre più mieloso, sempre più denso, finché si catalizzerà. Normalmente, dico normalmente perché ogni resina è differente e poi incide anche tantissimo la temperatura, aspettate almeno 24 ore, a meno che compriate una resina che ha catalizzazione rapida, vi consiglio sempre di aspettare 24 ore. Andiamo a vedere la rifinitura. La rifinitura semplicemente è quello che vi dicevo prima. Se vedete che ci sono delle zone appunto dove c'è un po' di resina fuori, si può aspirare. Anche qua, se vedete di aver esagerato con una creazione finché non sta ancora catalizzando, schiacciate il vostro contagocce, ne recuperate un pochettino, la creazione si riabbassa e va là,
vedete? Rispetto a prima è molto meno bombato, quindi diciamo che finché la resina è liquida si può recuperare. Ora, le bolle, per non averle, per farle andare via, la creazione deve essere al caldo e dobbiamo aver lavorato bene prima la resina tra acqua calda o termosifone per non averne molte. Quelle che rimangono in superficie, quelle grandi della colatura o alcune piccole che tenderanno a venire verso l'alto, per toglierle del tutto basta una fiamma. Passate bene sulla creazione, non troppo mi raccomando, se no la bruciate, non va bene uguale. Ecco qui. Un altro metodo, se ci sono bolle in basso che volete togliere, potete usare o la punta di un contagocce, magari piccolino, tipo questo, oppure uno stuzzicadenti, però attenzione perché con lo stuzzicadenti potreste rigare lo stampo. Se lo stampo è rigato, la creazione uscirà rigata, quindi dovete cambiare stampo. Qua, spero che si veda, ci sono delle bollicine nell'angolo che sono molto basse e non stanno salendo. Vado a mettere la mia punta e semplicemente massaggio. Vedete? È salita. Arrivo qui, esplode. Fatto questo, aspettate il vostro tempo, almeno dalle 12 alle 24 ore a seconda della resina che utilizzate, però prima di 12 ore non toccatele neanche, perché sennò magari sembrano dure ma in realtà sono ancora indurite ma morbide, scusate il gioco di parole, e schiacciando leggermente rimarrà comunque l'impronta digitale o si va a schiacciare un po' la creazione. Mi piacerebbe tantissimo che se provate a fare delle creazioni mi taggate sul vostro Instagram sotto la foto o Instagram o me lo scrivete qua sotto nei commenti, perché mi piacerebbe vedere se seguite i miei consigli, se funzionano, se va tutto bene. Sono davvero curioso e soprattutto sono curioso di vedere gli stampi che potete utilizzare. Un'altra cosa che vi dico è che se vi interessa o conoscete qualcuno che è interessato, io e la mia socia con la nostra azienda che si chiama appunto Era Design, e tra parentesi uscirà presto un video di presentazione, e comunque facciamo dei corsi, delle lezioni privati proprio sulla resina, quindi dall'inizio come la colata, magari si vedono anche differenti tipi di marche e tutto quanto, fino ad arrivare alla colorazione, all'inglobazione, a come utilizzare anche i fiori nella resina, come utilizzare diversi stili di pigmenti, tecniche, modi di colorare, stampi, volendo la sezione extra c'è anche come creare stampi, ma vabbè, quello lo vedremo. Se siete interessati al corso a saperne di più, qualsiasi informazione, trovate sotto il link di Era, scrivete direttamente su Era o io o Eleonora vi risponderemo e vi daremo maggiori informazioni, però eccoci qua. Per il resto fatemi, mi raccomando, taggatemi ancora nelle creazioni che farete su Instagram, che sono molto curioso, e fatemi sapere se questo video vi è stato utile. Se sì, ci vediamo alla prossima con un nuovo video e tante nuove cose. Un abbraccio, ciao da Cri!